Ciao e bentornati su The Fadeaway. Nel video di oggi vi porto con me ad esplorare il Parco Nazionale del Corcovado. Vi racconto cosa ho scoperto su questi animali unici e cosa vuol dire passare 2 giorni nella giungla. Mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare i più strani rumori notturni, ad incontri ravvicinati con creature a volte meravigliose, altre meno, e soprattutto aiutatemi a capire quanti animali abbiamo visto alla fine del video perché, sinceramente, ho perso il conto. Come ho detto all'inizio, la riserva del Corcovado è un posto remoto. Infatti, se volate a San José, dovrete farvi prima svariate ore di macchina per arrivare a Drake Bay o a Sierpe, nel profondo sud-ovest del Costa Rica, e poi prendere una barca che vi porterà al rifugio Sirena. Mi raccomando, non portatevi né cibo né plastica monouso perché 1 rischierebbe di contaminare l'ecosistema e 2 i ranger del parco vi controllano gli zaini all'ingresso e se ve lo trovano ve lo buttano. E poi via, si parte per l'esplorazione alla ricerca degli animali più rari. E dopo un po' di minuti, con l'aiuto di un'ottima guida e un po' di fortuna, potrete imbattervi in scene come queste. Baby here, look, you see? Baby's trying to bite a little bit. Dovrete stare con gli occhi e le orecchie sempre ben aperti perché questi animali sono veramente difficili da vedere. Per fortuna però avrete una guida ad accompagnarvi che oltre ad avere un telescopio da $3.000 sarà spesso in grado di dirvi su quali alberi si nascondono. That one is the almond tree, man. It's the unique tree around here. Infatti qui Eric è riuscito a farci vedere questo bellissimo esemplare di Aramacao. L'Aramacao è il simbolo del vero amore, perché una volta che trova un compagno se lo tiene per tutta la vita. E poi ci sono loro, i tucani, forse i miei preferiti, che usano il becco per il corteggiamento. Il rifugio Sirena si trova nel cuore della giungla incontaminata, in prossimità del fiume Sirena, è davvero lontano dalla civilizzazione. Le escursioni che si possono fare sono molte, con più o meno 20 km di percorsi in totale. Il rifugio è veramente caratteristico, con questi letti a castello e tutto all'aperto. Vi sarà proprio utile per una piccola pausa tra un'escursione e l'altra. Pensate a tutti gli animali che avete appena visto in questo posto magico in una sola mattinata. Ecco, ora per farvi mettere le cose in prospettiva, nel mondo sono rimasti soltanto il 4% degli animali selvatici. Questo vi fa capire quanto Corcovado sia un posto rarissimo e vada preservato. Uno dei protagonisti del parco e per cui tante persone vengono in Costa Rica è sicuramente lui, il più indifeso e tra gli animali più lenti del mondo. Sto parlando del bradipo, difficilissimo da vedere ad occhio nudo perché si mimetizza alla grande e si muove talmente piano che i predatori il più delle volte non lo vedono. Una cosa molto simpatica è che una volta ogni 10 giorni il bradipo scende dall'albero per fare la cacca. Non tutti gli animali che abbiamo visto però sono stati carini come il bradipo. She's ready to bite. Questa meravigliosa giornata si è conclusa con uno dei tramonti più belli della mia vita. Dopo aver ammirato la luna dal telescopio siamo poi tornati al rifugio per prepararci a uno dei momenti più interessanti di tutto questo viaggio, l'escursione notturna nella giungla, alla ricerca di puma, tapiri e formichieri. Abbiamo provato a riposare in questi fantastici letti a castello. In realtà l'unica persona che ha dormito è stato un ragazzo che ha russato tutta la notte e non ci ha fatto chiudere occhio. Così, dopo poche ore, siamo ripartiti. Alzate il volume per sentire i rumori della giungla di notte. I can imagine if you don't know nothing about this guy. I remember, like, 20 years ago. Come ci spiegava Eric, la nostra fantastica guida, questi rumori non sono dei leoni come molti viaggiatori pensano, ma sono delle scimmie urlatrici, proprio come quella che vedete qui. Attenti anche a dove mettete le mani di notte perché potrete trovare creature non proprio simpatiche.
Purtroppo non abbiamo visto né puma né tapiri che attraversavano il fiume, ma ci siamo goduti un'alba fantastica e avevamo ancora un'ultima escursione a disposizione per trovare il formichiere. E dopo qualche cinghiale che faceva colazione e un rarissimo esemplare di taira che ci ha attraversato davanti, siamo riusciti a trovare anche il formichiere. Guardate un po'. Look at that ear. Look at that ears. Look at the nails. Have a very sharp nails. And they used to destroy the termite nest. Vedere il formichiere è stata la ciliegina sulla torta di questi 2 giorni in paradiso. E sì, mi sono veramente innamorato della natura. Non potrei essere più felice di così per questi 2 giorni. Abbiamo avuto una guida eccezionale, così appassionata per il proprio lavoro, che ci ha fatto innamorare ancora di più. Abbiamo trovato un gruppo di ragazzi fantastico e ho condiviso il tutto con la persona che amo. Che dire, è stato veramente un sogno ad occhi aperti. Grazie Corcovado, rimarrai per sempre nel mio cuore.